Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche e romantiche per la seconda metà di luglio 2024. Uh, Amici della Vergine, abbiamo la morte. Può esserci la rottura di qualche schema di comportamento, di qualche modo di pensare, di qualche abitudine, qualche situazione particolare e perché no, per qualcuno ci potrebbe anche essere la rottura di qualche relazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link alle previsioni per il secondo semestre del 2024. Sono 4 video, un video è per le previsioni generiche, l'altro riguarda l'amore e gli affetti, l'altro la crescita spirituale e poi ce n'è ancora uno che riguarda il lavoro e l'economia. Trovate comunque tutto sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. La sacerdotessa, il giudizio, il re di coppe, quattro di coppe, 6 di coppe, 5 di coppe. Oh, che interessante, 4, 5, 6. Ragazzi, in questa lettura io parlerò della vostra energia e dell'energia della persona di interesse, ma potrebbe essere che sentiate le due previsioni invertite. Diversamente, se siete single, cercate di tenere i messaggi che riguardano la vostra energia. Diciamo che dall'altra parte farò un accenno per quello che riguarda l'altra persona. La lettura è più focalizzata un po' così su di voi, se vogliamo, o sull'energia del momento. Mm. Dunque, un'ultima cosa, ragazzi. Per tutto il mese di luglio c'è in promozione la lettura semestrale, ovvero è una carrellata generale su ogni singolo settore della vostra vita, quindi crescita spirituale, la famiglia, gli affetti, partner, lavoro, economia, c'è un po' di tutto. Ed è in promozione appunto fino a fine luglio. Se volete avere maggiori informazioni potete contattarmi via mail. Allora, partendo da questa sacerdotessa, sento che è come se avesse già le cose chiare. In realtà poi abbiamo anche questo giudizio, quindi sento che nella seconda parte di luglio probabilmente prenderete consapevolezza, prenderete coscienza di qualche cosa. Andiamo a vedere la sacerdotessa, abbiamo un 10 di coppe e un 7 di bastoni. È come se vi fosse chiaro nel prossimo periodo che per mantenere un certo tipo di equilibrio magari con questa persona, ehm, per mantenere l'equilibrio o diciamo per lasciare le cose così come sono, dovrete tirare fuori le unghie e i denti. Questo perché vi dico così? Perché ho la sensazione che siate voi a tirare indietro in questa relazione, perché probabilmente l'altra persona, non lo so, o non vi convince, adesso poi lo andiamo a vedere. Andiamo con il giudizio. Ragazzi, vi confesso che per qualcuno potrebbe essere una persona che ritorna dal passato o che potrebbe farsi sentire dopo tanto tempo. Abbiamo la carta dell'appeso. Però adesso che vedo l'appeso vicino al... appeso, diavolo e imperatore. Tre arcani maggiori, qui.
È come se prendeste consapevolezza grazie all'appeso, grazie a questo, anche alla sacerdotessa, perché la sacerdotessa è colei che vede al di là del velo, vede oltre, mentre la carta dell'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, mettervi forse un po' di più nei panni dell'altro. Comunque ho come la sensazione che per quanto possa sembrarvi innamorato o innamorata l'altra persona, per quanto possa sembrarvi un'ottima persona, c'è qualche cosa dentro di voi che vi fa tirare indietro. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il re di coppe. È come se riusciste a vedere in un certo senso una potenziale tossicità. Se non la vedete ancora, vi dico che nel prossimo periodo potrebbe esservi chiaro come questa persona, mi viene da dire un po' si impone. Ho come l'idea che voi dobbiate difendervi perché questa persona è invadente. Andiamo a vedere il re di coppe. Tre di bastoni. Sì, mi viene anche da dire che è una persona piuttosto sicura di sé. Potrebbe essere... sapete, quasi sento come se vi desse per scontato, come se, soprattutto se è una persona che torna dal passato, è come se desse per scontato che voi siete lì ad aspettarla. O ad aspettarlo, vabbè, io parlo di persona. Devo dire, potrebbe anche esserci una certa differenza d'età. Se non è una differenza d'età, è una differenza di maturità. Io ho come l'idea che questa persona abbia voglia di divertirsi, abbia voglia anche un po' di, mi viene da dire, imporre le sue regole. Potrebbe essere una persona che comunque ha fantasia nella progettazione, che vi dice potremmo fare questo, potremmo fare quell'altro, ma ho come l'idea che sia più per il momento presente, per riavvicinarvi, che dica certe cose. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 7 di coppe. Perché qui ragazzi ho la sensazione che con questo 4 di coppe non vogliate vedere. Ok? Probabilmente, soprattutto se è una persona che ritorna dal passato. Poi, se non è una persona che torna dal passato, vi dico, può essere una persona ehm, mi viene da dire di un altro tempo, come se avesse dei modi eleganti che non si trovano più, no? Che non si vedono più. E io sento che potrebbe essere veramente un gentiluomo piuttosto che una donna elegante. Adesso lì dipende dalla realtà di ognuno, però ho come l'idea che ci sia qualche sorta di forzatura lì intorno, che è per quello che viene questo 4 di coppe, che voi come se ho dei dubbi, non so se tutto quello che mi dice è vero, o come questa sensazione, proprio perché avete la sacerdotessa, quindi sapete, è come se riusciste a vedere più in là. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Otto di pentacoli. Per qualcuno potrebbe far riferimento a una questione che si vive nel quotidiano con questa persona, potrebbe anche essere un collega, un collaboratore. Ehm, sì, potrebbe essere un collega o un collaboratore, o potrebbe essere qualcuno con cui si condivide un sogno. Se per caso, ragazzi,
è un collaboratore che vi piace, è un collega, insomma, qualcuno che avete conosciuto in ambito lavorativo, fate attenzione a non farvi incantare, mi viene da dire, dal ruolo che riveste questa persona, perché poi sento come se, sì, magari lavorativamente parlando dà questa sensazione di stabilità, però poi nel privato, non so, ho la sensazione che si faccia parecchio trasportare dalle emozioni questa persona. Probabilmente per quello che non vi convince molto. Datemi una carta per il 7 di bastoni. Ruota della fortuna. Ho sempre più la sensazione che questa persona la conosciate già. Da tanto intendo. Comunque, sta di fatto che l'energia qui è, ragazzi, che riuscirete a vedere che cosa c'è di tossico, di ehm, costretto, mi viene da dire, all'interno della relazione. Vi farete non poche domande, secondo me, su andiamo dalla stessa parte, potrebbe cambiare, ha volontà di cambiare, cose per lo stile. Adesso andiamo a vedere questo 5 di coppe, papa e fante di bastoni. Allora, devo dire che questo 5 di coppe, ragazzi, lo sento piuttosto collegato con la morte, come se ci fosse una delusione. E qui la delusione quale potrebbe essere? Che dopo tante parole fatte con questa persona, dove vi promette mari e monti, alla fine vi rendiate conto che nulla è cambiato da come stavano le cose tempo indietro. Che il tempo sia corto o che sia una persona che arriva da tanto lontano, ho l'impressione che il monaco abbia solo cambiato l'abito. Vi dico, la persona in sé non mi sembra mm, con cattive intenzioni, ok? Però è per un suo modo di essere, secondo me, che probabilmente è una persona, come vi posso dire, divisa in settori, perché la sento sul settore lavorativo un caterpillar, dal punto di vista emotivo un bambino, come se avesse diversi ruoli, cioè come se fosse un tenerone, no? O una tenerona nell'ambito intimo, però questo purtroppo è come se fosse un punto di debolezza di questa persona e voi lo sapete, o lo sapete perché l'avete già conosciuta, o visto che avete la sacerdotessa riuscite a vedere lungo. Quindi credo che a un certo punto vi facciate la domanda, ma che tipo di futuro posso creare con questa persona? Perché poi c'è il Papa al contrario, come l'idea che qualche tipo di, e anche la morte, che qualche tipo di contratto possa rompersi. Che interessante. Sento anche che qualcuno potrebbe essere tanto focalizzato sulla propria carriera e quindi non voler, tra virgolette, farsi distrarre da altro in questo momento, soprattutto se poi la persona magari ha diverse regole, se è una persona che richiede un certo tipo di attesa, un certo tipo di manovra. Sapete, sono quelle persone che hanno talmente tanti impegni che no, magari possiamo organizzare il sabato pomeriggio dalle 3 alle 5, sono libero o sono libera. Poi la volta dopo diventa la sera. Poi sono quelle persone che hanno una vita talmente impegnata che non riescono mai ad organizzarsi un qualche cosa di lineare, no? Però ripeto, ho come l'idea che ci sia qualche cosa che non vi convinca, come se questa persona fosse invadente, se vi desse per scontata, c'è un qualche cosa che non vi piace del tipo di atteggiamento che mette in atto questa persona, che vi fa venire delle domande e ad un certo punto come la sensazione che vi farete il discorso del meglio perderlo che trovarlo.
Ragazzi, fatemi sapere nei commenti. Adesso andiamo a vedere i cigni dell'amore, che tipo di consiglio vi possono dare. La sofferenza, carta numero 41. Adesso andiamo a vedere nel libro come lo traduce, perché per chi non lo sapesse il libro l'ho comprato in un momento diverso rispetto alle carte, quindi le traduzioni delle parole sono diverse. Infatti qui nel libro viene, la carta numero 41 viene chiamata la diminuzione e la spiegazione è: quando una menomazione qualsiasi è effettuata a fin di bene, i tagli della morte, trova sempre la sua giustificazione morale e pratica. L'importante è che sia veramente sincera e disinteressata. In tal caso non si deve temere di proseguire sulla strada iniziata e anzi accingersi a qualcosa d'altro. Il timore della propria modestia non ci deve frenare in nessun caso. Operiamo pure sicuri del nostro valore interiore. Persino dinanzi a Dio si può andare in veste di messa, con umili offerte, quando l'intenzione è sincera. E io ripeto, non vedo che questa persona non sia sincera, ma semplicemente come se voi vi rendesse conto che vibrate su frequenze diverse. Sento questa persona un po' più ingenua rispetto a voi, ecco, nonostante ci sia come una sorta di struttura mentale che ha, però sì, ho come questa sorta di necessità da parte vostra ehm, di difendere i propri spazi, di difendere le vostre idee, il vostro territorio, il vostro tempo, mi dicono. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail e vi mando la lettera di presentazione del percorso, che è un percorso che si basa sulle credenze limitanti, ok? Come togliere quelle credenze che limitano la nostra evoluzione. Se poi preferite andare a vostro ritmo potete anche abbonarvi al canale, spiego, non sono proprio le stesse cose, nel senso che i video degli abbonati sono più ampi, c'è proprio tutta una parte di teoria che vi spiega le dinamiche energetiche, però se volete dare comunque un'occhiata ai titoli dei video potete guardare le playlist con le copertine lilla, così capite i temi che si vanno via via trattando. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!